Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi vi aiuto attraverso uno schema a fare un po' di chiarezza e semplificarvi anche un po' la vita su quella che è la tassazione delle rendite finanziarie, la cosiddetta tassazione sui capital gain. Sappiamo benissimo che le attività finanziarie sono molteplici, si differenziano tra di loro, molte sono assimilate una all'altra, sono equiparate una all'altra per tassazione fiscale e tante altre no. Quindi è importante capire un po' il meccanismo e anche quali informazioni è utile sapere per cercare di fare un'ottimizzazione fiscale, no? Detenendo magari più attività finanziarie. Andiamo a vedere subito questo schema che vi ho estrapolato e ve l'ho semplificato in modo tale che così potete avere sempre a disposizione la tassazione e l'eventuale imposta di bollo che si paga su tutte le attività finanziarie esistenti. Questo è lo schemetto. Allora, tutte le attività finanziarie vengono tassate e tutte hanno un'imposta di bollo. La tassazione è del 26% e l'imposta di bollo è dello 0,20% annuo, che si paga da quando è entrata in vigore la famosa legge durante il governo Monti. La tassazione però, ad eccezione di che cosa? Quindi ci sono delle modifiche, delle variazioni delle differenze, meglio dire, rispetto alle varie attività finanziarie. I conti correnti, bancari e postali sono tassati al 26% e l'imposta di bollo è di 34,20 euro qualora la giacenza media è superiore ai 5.000 euro annui, mentre se la giacenza media è inferiore ai 5.000 euro l'imposta non è dovuta. Libretti postali e bancari, idem come per i conti correnti bancari e postali, e così anche i conti di deposito. Va bene? Dove invece l'imposta di bollo si paga e la ritenuta fiscale è del 26%. Titoli di Stato italiano, sappiamo benissimo che la tassazione è rimasta al 12,50 e l'imposta di bollo da 0,20 si paga ogni anno. Così per i titoli di Stato esteri e così per i bond degli emittenti sovranazionali. Attenzione, cosa si intende per bond di emittenti sovranazionali? Per esempio le obbligazioni emesse dalla Banca Europea degli Investimenti o le obbligazioni emesse dalla Banca dei Regolamenti Internazionali. Buoni postali fruttiferi. Buoni postali fruttiferi, aliquota 12,50, tale e quale come i titoli di Stato. L'imposta di bollo si paga per il valore che è superiore ai 5.000 euro. Quindi al di sotto non si paga. Fondi comuni italiani. Ricordo, tassa sui proventi e sui capital gain 26% e l'imposta di bollo si paga ogni anno 0,20. Fondi comuni italiani, vedete, compensazione. Attenzione che la compensazione a livello fiscale riguarda solo ed esclusivamente le minusvalenze. La minusvalenza derivante dalla vendita di un fondo comune di investimento viene accantonata nello zainetto fiscale ed è recuperabile nei 4 anni successivi solo ed esclusivamente compensato con plusvalenze da titoli, non da altri fondi, cioè non da risparmio gestito, così chiamato. E mi raccomando, ripeto di nuovo ancora, l'imposta di bollo dello 0,20 annuo si paga. Gli ETF ormai sono equiparati nella stessa identica maniera di un fondo comune di investimento. Quindi la tassazione è come detto sopra. Gli OCVM, cioè gli organismi di capitale comunitari armonizzati, cioè i fondi comuni armonizzati,
hanno stessa identica tassazione anche loro, 26% con la eventuale compensazione delle minus, e l'imposta di bollo si paga. Ritorno un attimo indietro, gli ETF con la nuova normativa, con il nuovo aggiornamento del 2018, ricordo che essendo equiparati ai fondi comuni, la minusvalenza, lo ripeto perché prima si potevano compensare con qualsiasi cosa le minusvalenze degli ETF, dal 2018 le minusvalenze si compensano solo con plusvalenze da titoli. Altri eventuali fondi comuni esteri, organismi di investimento collettivo esteri, hanno delle tassazioni che sono relative un po' al paese di di e quindi sono un po' più complicate, ma sono anche di difficile commercializzazione, cioè di difficile diffusione sostanzialmente. Gestioni patrimoniali, e qui entriamo nel risparmio gestito. 26% con la compensazione, anche qui. Il discorso della compensazione è molto importante. Attenzione, perché nelle gestioni patrimoniali, se io verso 100, nella maggior parte dei casi non tutto 100 viene investito. Normalmente si lascia sempre un po' di liquidità per far fronte all'eventuale nuovo asset o un nuovo riscatto o qualsiasi parziale ovviamente da parte del cliente. Ma quella liquidità tenuta presso la gestione patrimoniale è colpita anche lei dalla ritenuta fiscale del 26%. Le gestioni patrimoniali pagano questa ritenuta ogni anno, a differenza di un fondo comune di investimento che paga la ritenuta fiscale del 26%, l'eventuale ritenuta fiscale sulla plusvalenza, nel momento in cui si riscatta il fondo, in modo parziale, in modo totale, oppure quando c'è uno switch, una conversione da un fondo di una classe al fondo di una stessa classe ma di una categoria diversa. Ricordo che lo switch, cioè la conversione di un fondo, è considerata vendita e acquisto e quindi laddove c'è una plusvalenza si paga il 26%, laddove c'è una minusvalenza viene caricata nello zainetto fiscale. Polizze vita, 26% con compensazione, anche qui. Ora l'imposta di bollo si paga sulle polizze vita quali le unit e le index linked, si paga per le polizze di capitalizzazione, non si paga per le gestioni separate. Normalmente nelle unit una gran parte della componente investita in una unit è una gestione separata, il resto sono tutti strumenti finanziari. Sappiate che quella parte investita nella gestione separata è esente dall'imposta di bollo. Il fondo pensione, dopo i titoli di Stato, è l'attività finanziaria premiata da un punto di vista fiscale, per ovvi motivi, perché ha una tassazione sui proventi e i capital gain del 20% e non viene applicata l'imposta di bollo. Una cosa importante da dire, se andate a rivedere quello specchietto, sono i fondi comuni di investimento. Dato che i fondi comuni di investimento sono di tante classi di investimento, no? Ci sono anche i fondi monetari o i fondi obbligazionari. Lì bisogna fare un po' una distinzione, quello lo fa direttamente la società di gestione quotidianamente, perché il portafoglio di un fondo potrebbe presentare, anzi sicuramente presenta all'interno titoli di Stato o magari bond sovranazionali. Ecco, quella parte sappiate che comunque sia viene sempre tassata al 12,50, quindi in funzione della percentuale di quanti titoli di Stato ci sono, io pagherò la ritenuta fiscale del 12,50 sui titoli di Stato e sui bond sovranazionali e pagherò il 26% sulle obbligazioni
corporate così chiamate, che sono le obbligazioni emesse dalle aziende. Nella tabella non sono riportati invece i certificati o così chiamati certificates. I certificates, non vi faccio un video oggi su questo, lo farò successivamente, sono comunque è un'attività finanziaria sulla quale si può investire, che ha invece una peculiarità a livello fiscale, quindi io adesso mi sto limitando solo a quello che è l'argomento fiscale. Il certificato può avere sia redditi da capitale, che sono dividendi o cedole, sia redditi diversi, cioè redditi derivanti da investo 100 e mi ritrovo 110, tanto per farla in modo molto semplice. Su quel 10 io devo pagare la ritenuta fiscale del 26, come la devo pagare sui dividendi e sulle cedole. Il dividendo è quello che mi dà un'azione, la cedola è quello che mi dà un titolo obbligazionario o un titolo di Stato. Sui redditi da capitale si paga sempre la ritenuta fiscale, non c'è compensazione. Il certificato da un punto di vista fiscale è invece ottimale per la compensazione, perché anche il dividendo del certificato o la cedola del certificato mi va in compensazione. Quindi, qualora dovessi avere delle minusvalenze nello zainetto fiscale, quello mi va in compensazione. Quello a cui dovete stare attenti qual è? È l'intermediario con il quale avete il certificato, perché purtroppo non tutti gli intermediari fanno la compensazione immediata. Per esempio, l'intermediario per il quale io lavoro fa la compensazione immediata, gli altri la fanno a fine anno sulla media, quindi un calcolo un po' più complicato e non c'è subito compensazione, quindi non c'è un vantaggio immediato. Ecco, l'obiettivo con questo video era soltanto fornirvi uno schemetto che vi potete salvare per avere un quadro ben chiaro e delineato di come funziona la tassazione delle attività finanziarie in Italia. Vi auguro a tutti una buona giornata e come sempre vi raccomando, mettici tu la testa che è meglio.